po' di meno. Pericoloso. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. Hold the line, does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Oh, inside my heart is breaking. A makeup made me flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I'll leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. È proprio Outside the bravo. dawn is breaking, but inside in the dark I'm aching to be free. Show must go on. Show must go on. Oh, I'm faced with a dream. I'll never give it in. Oh, with a Mamma mia. E si alzano in piedi. Giustamente godi di questo momento. Bello. Stefano, stai piangendo? Sto piangendo di gioia. Fai bene a piangere di gioia perché sei stato proprio bravo. Grazie. Cantare Freddie Mercury non è da tutti, è da pazzi suicidi, insomma, di solito, no? Tu praticamente sei arrivato, no? Tipo un po' pinuccio, così, vestito normale, una persona un disoccupato, ogni tanto faccio windsurf e poi yes! Yeah! In piemontese si dice sono sbafumà, che vuol dire interdetta. Io ti ho ascoltato così, un po' basita, perché è un'estensione vocale pazzesca. C'hai ancora la laringe Sì, sì. dopo tutto questo spremimento? Gli è schizzata fuori dagli occhi. Che miseria. Sei stato bravo, bravo. Grazie. Stefano, qui da noi invece si dice a faccio c***o. Che quando è iniziata la canzone tu Dio, Sì, no? ci siamo Ho guardati. detto, questo è troppo difficile, però ovviamente non sei Freddie Mercury perché altrimenti saresti morto, però sei assolutamente un figo incredibile, davvero sei bravo, un bel ragazzo, troverai lavoro, vedrai che andrà bene la tua vita. Te lo auguro. Claudio, tu che pensi? Claudione. Io non so niente di te, hai detto che sei un sardo, disoccupato, non sapevo cosa avresti poi fatto, potevi ballare, avevi le scarpe da ginnastica, mi aspettavo che, ti ho visto bello fisicato, che potessi fare break dance, qualcosa di simile. Ho detto, tra me e me, prima che tu iniziassi a cantare, ho detto, porca miseria, che coraggio, ho pensato. E poi hai iniziato a cantare. Tu mi hai assolutamente colpito.
Non ti ho mai visto dare un golden buzzer. Un giorno di prima elementare. Il cortile della scuola era pieno di bambini, ovviamente tutti accompagnati dai genitori, ed essendo un giorno importante perché ci si separava per la prima volta dalla famiglia, piangevano tutti. Tutti tranne me. Io ho avuto sempre problemi a gestire la mia emotività, no? Allora mia madre, preoccupatissima, mi disse: amore di mamma, se vuoi piangere, piangi. Non ti tenere tutto dentro, perché dopo è peggio, perché se piangi dopo starai meglio. Guarda, anche gli altri bambini piangono tutti, perché sono preoccupati di non rivedere più i propri genitori. A te pare che non te ne fotta proprio? Francia, piangi per piacere, piangi. Se non vuoi piangere per te, fallo per noi. Non vedi che figura in merda che ci stai facendo fa? Piangi. Però io non piansi. E visto che si stava avvicinando l'orario di entrata a scuola, mia madre giustamente si sparò tutte le cartucce pur di farmi crollare psicofisicamente, no? Tu sei un bambino cattivo, ma in classe troverai bambini più cattivi di te. Insieme giocherete con il pongo, nel senso che gli altri bambini faranno delle palle di pongo grosse come cocomeri che ti scaglieranno addosso con estrema violenza. Piangi adesso, Franci, ti conviene, piangi. Piangi, Franci, perché... Bravo. Perché dopo, quando farete quei bei disegnini con i pastelli a cera, uno dei tuoi amichetti potrà utilizzare uno di quei pastelli a cera per cavarti entrambi gli occhi. E dopo come fai a piangere se non hai più gli occhi? Piangi, Franci, piangi. Ma Franci, se vuoi piangere, piangi. Se non vuoi piangere, non piangere. Te lo diciamo noi che non siamo nemmeno i tuoi veri genitori. Non piangi. Oddio, è finita qua. Hai usato i 100 secondi, però io vorrei sapere come finisce sta storia, se c'è un finale. Suonò la campanella e io stavo per entrare in classe, quando mio padre, che fino a quel momento non aveva detto una parola, disse: tanto in quinta elementare dovrai fare l'esame. Nessuna immagine descritta finora da mia madre mi aveva dilaniato così tanto come quella parola, perché fare un esame significava stare davanti a una commissione, quindi davanti alla gente, davanti a quella gente sarei stato interrogato, quindi avrei dovuto parlare di male in peggio. Passai 5 anni di inferno, pensando sempre di non voler fare quell'esame. Arrivato in quinta elementare avrei fatto di tutto per non farlo. Capii che se avessi inventato una scusa plausibile ce l'avrei fatta, ma realizzai che in quel caso avrei solo sostituito l'ansia per l'esame con quella del senso di colpa per aver detto una bugia. Allora il giorno prima dell'esame andai da mia nonna e le dissi: nonna, io domani ho l'esame, puoi morire. Questo a me piace. Ma è finita la storia? No, continua però. No, è ovvero. A poco sì. Allora chiesi a mia nonna se poteva morire, ma ero piccolino. Mia nonna mi voleva un bene di pazzi, mi disse sì e morì. Me ne vado. Ma Francesco. Grazie all'altra mia nonna superai l'esame di terza media. Ma non finiva, è bellissimo. E con il sacrificio di uno dei miei 2 nonni mi diplomai. Io adesso mi volevo laureare, però per una laurea ci vogliono almeno 40 esami. A me un nonno mi era rimasto. Golden Buzz! Golden Buzz!
io l'ho già dato, per cui... Francesco! Sembra che tu sia andato abbastanza bene. Sei contento della gente che ti... Assai. Assai. Nina, Vabbè, sei incredibile, la tua verve è incredibile. Tutti sappiamo quanto sia difficile fare ridere una platea e lo hai fatto tra l'altro nel miglior modo in cui tu potessi fare. Hai raccontato te stesso benissimo, come solo te stesso poteva raccontarsi. Grazie. Io ho trovato un numero fantastico perché non corrisponde a nessun canone del classico monologo comico. Hai parlato di una cosa minima, che è questa di te stesso bambino, ma l'hai fatto con cinismo e raffinatezza e ti sei tirato dietro il pubblico dall'inizio, quindi perfetto per me. Grazie. Frank? Allora, France, chi cerca di far ridere va in una zona molto rischiosa, che è l'oversympathy, è il desiderio eccessivo di far ridere. Tu sei completamente dall'altro lato ed è un complimento enorme, perché a te se ridere è buono, se no non te ne fotte. Ho apprezzato in te la dolcezza, nonostante parli della morte dei tuoi nonni, quindi... Io vorrei fare una cosa, però questa cosa vorrà dire molto contatto con le persone e potrebbe, farti del male, ecco. Sai che cosa voglio fare? No. Bravo. France, visto che mi sento una persona incredibilmente egoista, non me ne fotte se la gente ti cagherà, va bene? Bravo, sei veramente brava, sei tutto... Sono sincero.
emozione. Anche per noi. Come vi chiamate? Nicoletta, io sono il busto. Silvia, le gambe. È un bellissimo passo a due. Grazie, proprio. E com'è nata questa idea? Ma senti, la vita è incredibile, no? Sa stupirti ogni volta. Io sono cresciuta nello sport, ho fatto ginnastica ritmica e ho avuto la fortuna di far parte della squadra nazionale di ginnastica, a partecipare alle Olimpiadi, quindi di coronare un sogno. Mannaggia. Grazie. Poi, lasciata la ginnastica, ho conosciuto la danza, un altro mondo che mi ha dato tantissimo, fino a che 8 anni fa, una mattina, è arrivato un dolore fortissimo alla schiena e dopo pochissime ore, diciamo, metà del mio corpo ha smesso di rispondermi, no? Però sono riuscita a ricercare quelle che sono poi le cose vere e importanti nella vita e niente, sono emozionata, devo dire. No, guarda che avete ben rappresentato tutto quello che di migliore c'è nella vita, cioè la bellezza, il talento, la passione e la forza, e voi avete insieme unito tutto questo, siete state bravissime. Grazie, grazie mille. È stato uno dei numeri, anche dal punto di vista dell'idea, più fighi che abbiamo visto, e oltre ad avere un grande talento, secondo me con questa performance ci ha insegnato un botto di cose, quindi grazie di essere venute. Grazie a voi. Claudio. Sì, sono assolutamente d'accordo con Frank. Emozione, ma non doppia, tripla, quadrupla quando abbiamo visto la carrozzina spuntare, ma c'era già prima. A proposito di questo, diciamo che nei nostri spettacoli noi proprio abbiamo scelto di lasciare fuori la sedia non tanto per nascondere un limite, assolutamente, ma proprio perché ci piace essere, diciamo, giudicate senza influenzare. Assolutamente, zero pietà, in solo tutti i modi. emozione. Sono d'accordo, solo così si può vincere. Grazie. Nina. Credo che tanto ci siano persone che si disperano per delle piccolezze, poi ce ne sono altri che prendono invece dei drammi, perché alla fine eri anche un atleta, quindi deve essere stato veramente un trauma per te. Invece tu sei riuscita a trasformarlo comunque grazie alla tua forza, e forse alla vostra forza. Avete creato qualcosa di unico e di vero, e credo che tu avrai pur perso l'uso delle gambe, ma con lei e insieme per me siete stati sì 2 cuori ma un corpo solo, ed hai imparato a volare e a farci volare. Quindi io, anche se ho 2 persone davanti a me, parlerò al singolare e dirò: tu sei la donna che io stavo cercando. When the fire's at my feet again, and the vultures outside circling, they're whispering. Sono le 7. Esco di casa e prendo la mia macchina per andare al lavoro. Dai! La cintura. Che traffico! Dai! No, la chiusura della macchina è pazzesca. E prendo la mia ambulanza veterinaria perché c'è un gatto in pericolo su un albero. E beh, le ambulanze sono il suo forte.
notte è troppo in alto, quindi chiamo i vigili del fuoco. Senti! E così abbiamo salvato il gatto. Ciao. Ma Manuel! Manuel, hai visto che si sono alzati tutti in piedi? Perché volevano andare a casa, erano Guarda, tu lo sai che Claudio è molto cattivo con i bambini, vero? Tu sei un talento incredibile. Io nutro una stima verso di te, che sei l'ultima bambola della matriosca, che non hai neanche idea. Sei fortissimo. Sì. Bravo. Scusate. Ragazzi, rimanete qua. Scusate ragazzi, però io non ce la faccio, questo verdetto mi sembra un po' incompleto, ecco. Vorrei avere 2 Golden Buzz. Non ce li ho, ce n'è uno. Ma non posso non mandare in finale Manuel! Un istante di complicità, un esatto di felicità che passerà, lascerà la polvere. If you're hurting, lay it all on me. All alone as I look through the door, nothing left to see. If it hurts and you can't take no more, lay it all on me. No, you don't have to keep it on a lock and key, 'cause I will never let you down. And if you can't escape of your uncertainties, baby, I can show you how. If you're scared when you're out on your own, just remember me, 'cause I won't let you go, let alone, lay it all on me. No, you don't have to keep it on a lock and key, 'cause I will never let you down. And if you can't escape of your uncertainties, baby, I can show you how. Lay down on me, lay down on me. And this is what I say if I had any words. Wish we had a mess. Now your heart is with hers, and I know that your love wasn't here. Mamma mia, ma ragazzi, ma è successa una magia. But you gave it away, and now you're the one. Però, che bravi. Allora, io devo... Allora, mi avete veramente convinto e siete stati bravissimi. Bravi. Grazie. Avete un senso del ritmo senza batteria, senza metronomo, solamente guardandovi negli occhi, che è pazzesco. Siete molto in sintonia, in armonia. Credo che quando appunto 2 fratelli non si ammazzino abbiano una complicità incredibile.
Trasmettete tantissime sensazioni molto molto positive e dovreste assolutamente scrivere un libro su come si è fratelli. Quindi Esatto. Grazie. Io per esempio ho fatto il conservatorio, ho studiato pianoforte, ma come potete notare devo fare la cretina per campare perché non ero così brava. E quando vedo il talento mi commuovo. Purtroppo io non ho deciso quest'anno di non dare il Golden Buzz perché no, ho deciso di non darlo perché secondo me È il Friuli che te lo chiede, No, è l'anno l'Italia che te lo chiede, il pubblico l'Italia scottale che te lo l'anno chiede. scorso. Allora, siccome l'anno scorso mi avete fatto Soprattutto loro due. alla Julienne, me l'avete fatti? Cioè, mi avete fatto veramente l'affettato sottile come il prosciutto San Daniele. Fino alla fine io ho giurato a me stessa che io quest'anno il Golden Brava, Buzz Lucy. non lo davo. Nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione, non c'è più nessuna divisione fra di noi, siamo una sola direzione in questo universo. Grazie. Grazie, siete troppo gentili. E una ce la siamo fatta fuori.